Dai, dai, dai. Speriamo bene. Allora, il seguente programma potrebbe ottenere qualcosa che è offensivo. Siate discreti. Ragazzi, se vi sentite offesi, mi dispiace per voi. No, non lo sapevo, non lo sapevo. Non mi tu non lo sapevo. And here we go. E Hello go! everybody, I'm Jeff Keighley and this is Summer Game Fest, Guardalo che bello. a live showcase of what's next in the wide world of video games. We are live here in Los Angeles, so whether you're streaming from home or watching inside an IMAX theater, welcome to our showcase event. Over the next few hours, we'll give you updates on the games you love, be joined by special developer guests, and yes, have a few surprises along the way too. Now, what I love about this show is that it's a true cross-industry showcase. Whether you play on Xbox, PC, PlayStation, Switch, or mobile, we'll have games for you. It doesn't matter your platform of choice. We're all here to come together as one community that simply loves the art of amazing video games. The biggest franchises in the industry are here, like Call of Duty. You'll get introduced to Amazing video new games. worlds, new teams, and we'll make room for small independent developers who we think deserve the spotlight too. Visto? If we do this right, A parte Call of hopefully Duty c'è you'll small discover a independent few games to put developers. on your wish list. Tutti per te. And even if you don't get every announcement that you desire, let's face it, you're not going to get everything today, but we've got a lot of great stuff. So let's get started. Ma frega un cazzo di COD, però vediamo Over COD. 30 years ago, Capcom Street Fighter hit arcades. Dai. And ever since, this legendary Japanese fighting game series has continued to evolve. Street Fighter 6 is coming in 2023, and right now, we're excited to officially confirm a character coming to the game and show you the exclusive first gameplay footage. Dai, gameplay footage! Dai, cazzo! So che interessa solo a me tra voi, però no. A me interessa. Guile? Oh mio Dio, Guile! Che bello! Eppure barbuto! In realtà ti piace? Ok, ci sta. Mica che fico! Lo direi come sempre. Van Damme. Madò, che bello! Madonna, che ficata di mossa! Il 5 è partito malissimo. Poi è diventato un gran bel gioco, però all'inizio era una merda, sì. Bellissimo, Guile. Bellissimo, Guile. Minchia, è bellissimo, Guile. Non è un personaggio da me, però è bellissimo, Guile. Che ficata. Right. Next, it's time for a brand new game announcement here at Summer Game Fest. Check. Un gioco brand nuovo. Sì, esce pure su PC, sì, PC, PS4, Xbox. Focus Entertainment. Sergeant Leo Alvarez of the CM Leth Recon Squad. Our mission was to enter the No, non è vero. the ComSat relay. Non ce ne sono. Back online. We found the relay, but there was a problem. Get that door closed now, Private. Close that gate. Nothing gets in here. Ray didn't make it. At least he's in one piece. Willis, take the lead. Ah, è Alien. Ma è Alien. Ma Poison io non la gioco. E comunque è donna Poison. What we found was a new. Sì, è Alien. 100% Alien. And it found us first. No, ragazzi, non è vero, non è Alien. This Mi hanno gabbato. wasn't human.
95% Alien. No, è Alien. Vedi che erano Alien. E vedi che cazzo so quelli altri non lo so, però questo è Alien. No, no, quale Callisto Prodigo? C'è l'Alien. Ci hanno gabbato tutti. Perché Callisto Protocol è identico a Dead Space. Benissimo perché è bellissimo, però il capo è uguale. Beh, Alien era... Isolation era bello. Così Colonial Marines era andata a merda. I don't know what I saw in there. But I know when I close my eyes, I still see it. Now everyone's dead. And someone needs to know. Questo devo giocare. Aliens Dark Descent. Mi si è smorzato completamente l'entusiasmo. Pensavo fosse più interessante un top down co-op twin stick shooter. That was Aliens Dark Descent. Mi si è smorzato completamente l'entusiasmo. Next, 2 years ago at the Game Awards, we revealed the Callisto Protocol from the creative forces behind the Dead Space franchise. Today, I am thrilled to get to show you the first raw gameplay. Ah, gameplay di Callisto Protocol. Questo è super interessante. Tipo conto interrotto dell'hype, sostanzialmente. Riporti sfigo le serie. Ma sembrava interessantissimo. Vediamo un po' di gameplay di Callisto Protocol. Guarda, anche fosse letteralmente la copia carbone di Dead Space andrebbe bene. Già troppi horror. Però sentivo vale la pena però. Quale però? That's your old life. You gotta let that go. Because your new life is entirely. Ma questo è il trailer che abbiamo già visto. I'm just trying to give you a chance at rebirth. Questo è troppo vivo per poter fare horror. Qui c'è Matt che si sta trasullando, ma è normale. Onestamente anch'io mi trasullerei perché è davvero figo. I just love that last part. Cioè, ma questo è il trailer, voglio vedere gameplay. Non lo so se c'è la meccanica dello smembramento. Non lo so. Potrebbe. Non mi stupirebbe. Sì, c'è. Direi che gli ha staccato una... Sì, gli ha staccato una gamba. E ha fatto tutto il mondo. Non so dire che c'è. Madonna. Welcome to your new home. E poi comunque è lo stesso autore di Dead Space, mi pare di capire, quindi capisco, però porca troia. Sì, ok, ma non era un raw gameplay questo. That's right. We know what you wanted to see. And joining me now, Glenn Ah, ok, Schofield. ora lo fanno vedere. This is Glenn. First of all, congratulations. This game looks absolutely incredible. And I gotta say, Ci sta, the so, fact ma è that you vero, have sono fighe le built morti this dei team, PG. this studio, new IP, shipping this E December. farei all tutte in le sere e COVID, staccargli metà close testa a anyways. morsi. Congratulations. Yeah, thanks, man. Solo metà. Thanks for having us. I really do appreciate it, Jeff. And, you know, for a second, just give me a second. You know, I want to thank you for all you've done for the game industry all these years, man. I think I've known you like 16, 17 Ringraziamo years tutti now. Jeff perché è And, bellissimo.
You've been an ambassador. You've amplified new games, new studios, and I just wanted to thank you. I really do appreciate it. Thank you. It's not about me, it's about you guys. Yeah, I know, but I appreciate that. Thank you so much. And yeah, it's so fun to do these shows and to show this game. So people saw the trailer, but what I'm so excited Ma il protagonista è lui da vecchio. brought a raw gameplay sequence. This game is in development and il protagonista da vecchio lui. Effettivamente ci What are we assomiglia. going to see today? yeah, we got a couple minutes of, like you said, like raw gameplay. It's 2 segments in the first half of the game. One is a med bay, another one is a power station, and you're going to see Vediamo questo gameplay. new enemies, some brutality, some just about everything. We're showcasing a new weapon called the Grip. Okay. It's like a gravity gun, but it picks up the enemies and it shoves them into giant E rimane in Calabria per altri 10 anni, no? And then check out the nice ending we have, where we we usually will kill our main character Jacob, and in a very unique way. And just for a second, I want to thank the team, man. Like you said, through COVID, through everything else, the dedication, the hard work. You guys are amazing. Mi scusi, Jerry polemica, lei lo sa cosa sono i nerds? Sono quelle persone che stanno sempre davanti al computer e si toccano le vergogne e non si lavano. E sono pure brutti. Let's let the footage speak for Devi itself. usare, proprio devi. Striking distance. Here it is, the first gameplay, the Callisto Protocol. Non cominciamo. Vediamo questo gameplay raw. Dai, ha pure la barra della vita visibile sul collo. Bello Dead Space, Toriamus, buonasera. Sì, è... figo questo. Sì, effettivamente smembri la roba, vedi? Figo, mi piace. Un vaffanculo a EA, secondo me è un vaffanculo EA dell'autore, secondo me sì. Ha fatto bene, sì, buonasera. Allora, l'abbiamo detto, è letteralmente Dead Space Next Gen, però, boh, che cazzo me ne frega, basta che è bello. E mostra come si fanno, certo. Che poi EA sta facendo il remake del primo Dead Space, però ecco, potrebbe iniziare a sfigurare in confronto a questo. Sì, sta facendo il remake del primo, sì. A me era piaciuto pure il 2. Anzi, al tempo era piaciuto più il 2 che il primo, personalmente. Però penso che adesso invece apprezzerei molto di più il primo che il secondo. Anche se comunque è bello anche il secondo. Il terzo non l'ho giocato. Dai, Agente Resource con i sottotitoli? Boh, magari. Oh my god. Madonna, l'ha spinto nel... L'ha solamente spinto nell'ingranaggio ed è morto malissimo. Oh my god. That just happened. All right, moving on. Non è il tuo preferito, This ci sta. October, Call of Duty Modern Warfare 2 arrives. Infinity Ward is once again returning to its roots for a modern-day action game. Che culo, Today ragazzi, we're è il about to momento show di you COD, the che world culo. premiere of its gameplay with a level playthrough. To tell us more, let's head to the port of Long Avrà Beach to lasciato check PD. in with Johanna Ferris, the Vabbè, head dai, è of un Call of horror, Duty. non ti interessava. È bello. Il primo Space è molto bello, sì. In 2019, Modern Warfare changed everything. And on October 28th, we usher in a new era of Call of Duty with the launch of Modern Warfare 2. We are back, we are bigger, and we are bringing the entire team. Price,
Gaz, Soap, Alejandro, and of course, Ghost. We needed a stage big enough to debut Call of Duty in a whole new way. Ah, aspetta, il remake di Modern Warfare 2. Oil rigs, cargo ships, and staggering odds are just the beginning. No, stai calmo tu, non è vero che è meglio. No, non odio le cose che ti piacciono, non è vero. Ma sono un terrone pure io, siamo entrambi terroni, solo che tu sei un isolano. Io almeno faccio parte della penisola. Sì, un reboot, ma ha rotto il cazzo, COD, basta. No, io non difendo la merda. Io dico le cose come stanno. È un terrone isolano. Insomma. Comunque basta COD, ha rotto i coglioni. Infatti il fatto che comunque COD sta vendendo sempre meno mi pare di capire, sta avendo meno presa, vabbè, sta facendo un sacco di puttanate Activision, quindi. Anche Street Fighter ha rotto il cazzo, no? Street Fighter è bellissimo e fa bene andare avanti. Deve. Però devo ciucciarmelo. Deve ciucciarmelo. Warzone è un po' morto per colpa dei cheater. Ci sono pure i cheater. Io spero, a me anche c'è sul Game Pass, anche se avessi il Game Pass me ne fregherebbe meno di zero, onestamente. Io sarei solo interessato, non lo so, a provare i primissimi COD o COD 4, ma nulla più, è giusto una curiosità. Sì, ragazzi, non ho mai giocato un COD in vita mia. Ma non me ne frega proprio niente di COD. Ma COD come potrebbe essere... Come cazzo si chiamava l'altro che è morto? Questo tipo di gioco. Manco gli gira. Vabbè, ma su console mi girerebbe. Se Modern Warfare 2018 non è per niente male. No, un Battlefield, l'altro ancora. Vabbè, pure Battlefield non me ne frega niente. Medal of Honor. Non lo so, mi veniva in mente Medal of Honor. Battlefield è incredibile, Reycom dimostra che non capisci un cazzo. È incredibile pure il 2042? No, comunque lo so che è bello Battlefield, ma non me ne frega un cazzo, semplicemente. Ma non ho mai detto che i COD erano brutti, quelli vecchi. Non me ne frega niente. Sì. Purtroppo. Tante cose sono morte. No, non mi spiacciono gli FPS, però deve essere tipo una roba alla Doom. O qualcosa in cui il lato FPS è secondario, tipo... Che ne so, Bioshock. Cioè, c'è, ma comunque non è principale. Ammazzare i marine, combattere contro i soldati. Non mi interessa, onestamente. Vita magra. A me COD piace, ma ha davvero senso continuare a mostrarlo quando è sempre uguale? Ha davvero senso perché è comunque pubblicità e comunque la gente si intrippa ancora con code, quindi... Stesso basato solo sui pixel e i Metroidvania, ma quando mai? Oppure ad esempio Sniper Elite. Sniper Elite mi piace, ad esempio. Ho giocato solo il primo, però. Sniper Elite, ad esempio, mi piace. Ma perché è un take diverso.
Non è tizio soldato X che va a sparare agli altri soldati, così a muzzo. Cioè, per dire, a me piace pure, che ne so, Spec Ops, per dire, a me piace un sacco Spec Ops ed è TPS generissimo, ma mi piace per altro, per la storia, per quello che accade. Il TPS è funzionale e vado avanti per quello, ma mi piace per ben altro, non per il TPS. Perché di questa maniera? Perché non hai testicoli palesi. Comunque scusate, non è che mi sto lamentando, eh. Ci sta pure che mostrino code. Me ne frega un caso, però ci sta. Andate a investire così? Lo spiega molte cose. Missile controls are on the bridge. Have to stop the launch. Non gli piacciono nemmeno i film di The Rock. Che senso? Mi piace The Rock. Ora non mi viene in mente neanche un film di The Rock che ho visto, effettivamente. Forse li avrò visti sicuramente, ma non mi ricordo. E che consideri The Rock questo attorone interessante da seguire? Però mi sta simpatico. No, non mi ha fatto mai niente di male The Rock, mi sta simpatico The Rock. Mi stava anche simpatico Re Mysterio, Eddie Guerrero, Undertaker, Batista. Ecco, Batista nei Guardiani della Galassia mi è piaciuto un sacco. Era forse il mio personaggio preferito. Questi film li guardi? Quali Guardiani della Galassia? Sono belli i Guardiani della Galassia. Ma non ho visto troppe cose della Marvel. Ho visto qualche film della Marvel, però non troppi. Io non guardo. Basta COD, vabbè, tra un po' finisce. Pre-order now and get early access to the open beta. L'unico dei gente che ha visto è stato obbligato, ma non è vero. Non ho mai visto il Padrino, no. Lo vediamo in live il Padrino? Lo potremo vedere in live il Padrino. Un po' lungo, però si può fare. Sì, un sacco di gameplay, troppo gameplay, pure troppo. Però è COD, lo capisco. Ci sta. Poi Modern Warfare 2 che l'originale forse è quello più amato, comunque tra i più amati di COD. Parlavano sempre tutti di Modern Warfare 2, di quanto era bello Modern Warfare 2, eccetera eccetera, quindi ci sta che te lo vogliono pushare. Facciamo in live in francese, come in francese. And then a couple other new characters in here that we're really excited that we got to create for this game. First, Commander Philip Graves and Mexican Special Forces Colonel Alejandro. And Alejandro, I gotta say, it's a character we're really excited about. He's a guy who's super capable and a guy who's just as important as Task Force 141. But as far as the level's concerned, you know, this I gotta vedere i shout out giochi veri to belli, IW. You know, vediamo. this was a tremendous collaboration across all of the different disciplines. As you saw, everybody coming together, some really motivated devs here, and you know, you saw the wind. Più che altro, sapete, io ho una mia idea che non so se è corretta, ma io penso sempre che la gente che compra COD, intendo quelli che proprio il mainstream di gente che compra COD, manco le guarda queste conferenze. Ma questi
questa è l'idea che io mi sono fatto io. Così anche per dire, fammi vedere il trailer di FIFA. Che cazzo me lo fai vedere il trailer di FIFA? Sbagliato a prescindere. Quello di COD non sa neanche che esistono le conferenze. Penso proprio questo, Zago, io. Cioè, l'annunci, fai vedere la pubblicità, se lo comprano. Basta. Secondo me fanno come la Blizzard con Aston, rilasciano COD ma hanno già quello dopo pronto, sicuramente. No, ma da quello che mi ricordo, Activision anni fa aveva detto che aveva tipo messo 3 team diversi a lavorare ai COD. Quindi, che ne so, mentre uno sta per uscire, altri 2 team stanno nel frattempo facendo altri COD. Altri 2 COD, quindi si intercambiavano così, mi pare da quello di aver capito. Experience of Warzone for current existing players Ho capito che c'è la stampa a guardare. Feed the entire community there, but all eyes on the 28th. And again, I think the collaboration's just been incredible. Everybody's so excited for Task Force 141. Warzone coming to mobile as well for players on the go. We're on Warzone Steam, arriva as su you know. I mean, mobile. it's just a big moment, and there's going to be a lot more to come in the months to follow. Infinity Ward e Jammer. Sì, mi ricordavo una cosa del genere, insomma. Pensa, una volta era solo un team che faceva COD ogni anno e morivano, e era molto simile per loro nei vari giochi. Tra virgolette. Poi hanno deciso no, facciamo 3 team diversi così facciamo un po' più di qualità, da quello che io ho capito almeno. Poi se sia vero no, non lo so, non l'ho giocato i COD, ripeto. Allora dobbiamo fare 2-2. Lei, sta roba secondo te è per gli stronzi che fanno live o magari ci fanno articoli sopra facendo di altre pubblicità? Ma non si leggono neanche gli articoli chi ti compra COD. Questo intero dire. Come dice Zago, intendo proprio questo, non si leggono neanche gli articoli. A classic PC gaming franchise is coming back with a sequel over 30 years after its first release. I love this game when I was growing up. Classic gioco PC dopo 30 anni. Sequel. Oddio. Scusa, ma non l'avevano già fatto poco tempo fa? Monkey Island. No, Monkey Island non c'ha un sequel dopo 30 anni, è solo esagerato. Anche se gli altri magari non contano. Comunque sono sempre fatti Monkey Island. Flashback. Ma noi avevano fatto un flashback qualche anno fa? Forse un remake? Di un reboot di quello vecchio? Vabbè, pensavo qualcosa di più interessante onestamente. Però. Alright, let's turn back time. Back in 2017, we announced Witchfire at the Game Awards. Almost 5 years later, I am so excited that the team at the Astronauts in Poland has put together an in-depth È un classicone, però, insomma. First-person shooter, which will enter early access soon. I am so excited to play this, and I bet you will be too after you see this. Matt, è abbastanza, non dico oscuro, però insomma. Ecco, un FPS del genere pure a me interesserebbe per dire. Tipo una roba alla... che cazzo ne so... non mi viene il nome adesso. Non mi viene il nome, maledizione. Vabbè, comunque, insomma. Tipo una roba alla COD, una roba alla Serious Sam, tra virgolette. Non mi viene il nome di quel cazzo di gioco, maledizione. Un FPS del genere io lo giocherei e mi divertirei pure tanto. Non è che mi fa schifo il genere. Painkiller, grazie Somma, grazie a Dio. Painkiller, non mi viene il nome. Painkiller, tipo un gioco alla Painkiller, a me piace.
Secondo è fatto meglio di COD onesto. Questo mi ispira. Una cosa del genere pure. Dai su Epic, ragazzi. Questo a me piace. Questo mi piace. Okay, next up comes an ambitious new game from a new independent studio in Europe starring some very familiar names. Enjoy this world premiere new game announcement. World premiere, new game announcement. Officer Taylor, Medlog 29. Today, I can't believe what I saw. Solis, everything okay in there? Un horror pure questo? Something's going on here. And I need to find out what it is. For Solis. Un horror ambientato nello spazio, tipo, vabbè, tipo The Space, no, beh, non è The Space, però insomma. Ok, mi ispira comunque. Dead Space, il seguito di Callisto Protocol. Sì, ora ci sono un po' troppi horror nello spazio, Poi c'è Starfield il prossimo anno. Deve uscire quest'anno, ma non esce quest'anno. Oh, è Troy Baker. E quindi insomma, non lo so, adesso esce l'era dei giochi nello spazio, la moda dei giochi nello spazio. Minchia, pensa se l'horror di Kojima pure nello spazio. It's so great to be here. Thanks for having us. It's so great that you're in another game. I mean, it's feeling like this is your first game since. Ho visto 5 giochi e mi sembrano due. due. Major ones for a while, and I play a character by the name of Jack Leary. He's a maintenance engineer on a remote Martian mining post. Okay. His job is to make sure that none of the equipment breaks down while it's on their graveyard shift. The graveyard shift meaning Mars and Earth are really far apart from each other and their orbits around the sun. So help is not a simple call away. I gotta ask, I think a lot of people will see this thing and they'll probably wonder, you know, it's a Quasi new team, però Alien Isolation independent non hanno più fatto altro, studio in Europe cavolo. that's making this, but with Peccato. huge production values. I'm curious, like, how did you guys get attached to this? Tell us a bit about the background. I will say that 2020 to me was the most impactful year for games. It was the first, I mean, obviously we had this unprecedented event with the pandemic and that forced the way that we looked at everything as a society, but also the way this industry functioned. But it was also brand new consoles. We had more tools that were being made available that were leveling the playing field between like the AAA studios and the indie studios or the AAA studios. And so, just like anybody else, we got reached out, James Tinsdale, with this brand new Ma più che studio. altro non gli interessano, però. Consider being a part of this game, and he Insomma. walked me through a very brief description of what the experience was going to be like. And in the very beginning, he said, we want this to feel, it's a tight thriller. We want it to feel like Dead Space meets Duncan Jones' Moon. And I was like, sign me up. L'ha detto, vogliamo che sia come che sembri Dead Space, che si avverta Dead Space. And of course, I get to work with one of the best of the business. And me. I get the privilege Who's the other? of getting to see this guy and watch him in action. I know I love to work, and I love the challenges, all the new innovations that this medium provides to performers. We can't wait to show you what we've been working on. I think it's going to knock I guess I've seen some of the behind the scenes and the performance capture, Unreal Engine 5. I mean, it looks absolutely phenomenal. Can you give us a hint about the gameplay? Like, what are we going to do in this game? Yeah, the verbs are always important. So we're going to let the game speak for itself. We'll be showing you more later on. But this is a game where you as the player, you're going to be exploring, you're going to be discovering. Like we said, it's a very tight
thriller. So you're moving very fast-paced through this world. There'll be multiple The Space is the new multiple ways Silent for you Hill. to traverse, which we're excited to show you about. And then the narrative is a Vuoi huge giocare element to Redemption this. 2, They didn't waste aspetta che te lo porti in live, no? resources on the Ti porto pure performance il for primo in sure. I gotta tell live. one quick story, if I can. Una It was one of my Red Dead favorite Redemption moments. saga? There is a lot of action in this game. Anzi, And Red it was Dead at Revolver, the forefront of Redemption this. e Redemption And 2. to speak to the performance capture aspect, we brought in an incredible, I got to give him a shout out to Nathaniel, our stunt coordinator, who walked us through and really approached this in a completely different way than anything I've ever done before. And he says, I want to know the story of this fight. And so Roger and I sat down. We said, these are who our characters are. And he goes, give me 1 hour and I will come back to you with the story of this fight. And after an hour, he comes to us and he goes, it was like a recovery program. It was 12 steps. And he walked us through this incredible fight. And about halfway through, I started tuning him out. And I was like, hey, man, I just want to let you know I've got no ego about this, but I can do a lot of things. But No, I can't do this. And he grabbed me by my shoulders and he says, Non ti piace Red Dead? You will. And it's going to be glorious. And we did. And we it's did. like a dance. There was a lot of trust, and it worked out. Yeah, I mean, we're big, excited big about stunts. I mean, this is so cool to see. It's an independent studio doing this, teaming up with you guys. We can't wait to see more. Troy, Roger, thanks for joining us here. Happy to be here. Summer Game Thank Fest. you. All right, Bravo, appreciate it very Troy. much, guys. All right, well, next up, keeping up with the space theme, it's time to world premiere a very exciting new game, which will feature a musical score by industry legend Mick Gordon. This one Oh, is una grab nuova you. IP We are so honored. con la colonna sonora di Mick Gordon. Cos'è? No, devi fare SO più il nome. Il nome. Se no non funziona. SO spazio il nome del canale. Più o meno è così, Zao, così. Un altro horror nello spazio. Ma che gli fa le foto? Routine. Allora, il nome... Doesn't that look great? That was routine coming to Xbox and PC. Il It was nome first mi fa announced a decade pensare, ago. però non si è It is capito un now cazzo, officially back. I onestamente. can't wait to see more. Now it's time to check in with a very Avessi sentito special comunque una guest colonna sonora di Mick Gordon in quel share of video gameplay. games, including most recently Ehi, Davide. Fortnite as the Vedi dei foundation. robot. Dwayne Johnson, welcome to Summer Game No, Fest. non How crashare. are you? What's up, everybody? Oh, c'è The Rock. And what's up, Jeff? And what is Parliamo up di to The Rock. the Summer Game Fest audience is live streaming right now around the Guarda che world. bello. And everybody inside the epic IMAX theaters. Dwayne Johnson here, coming at you from my Iron Paradise, the very hot and sweaty and smelly Iron Paradise, powered by, of course, Zoa Energy, the #1 fastest growing energy drink in the game. You guys know me. Ma fa pubblicità. I have a lot of nicknames. The Rock, La Roca in Spanish, Uncle Handsome. Comunque hanno mostrato Big drink energy. COD, Flashback Always 2. room for a cheesy joke. There's always room for the extra large cheese pizza, especially when I'm delivering. Hanno fatto vedere un gameplay di Callisto Protocol. You guys also know me Witchfire, che è una specie di greatest painkiller. and most electrifying surprise Bella in marchetta. gaming that happened. You know me as Sì, the Davide, Foundation. sì. And I gotta tell you guys, #1, thank you so much for the crazy response of me becoming the Foundation, but also I gotta say that, you know, I've had such a pleasure working with Epic Games and the teams over there, and we cannot wait to show you what we have in store for the future. And speaking of the future, in the future, you will also know me as Black Adam.
Black Adam, as millions of you know around the world who know the Black Adam mythology, he is ruthless. He is lui diventa Black Adam. I always like to say a quick tutorial is this. Ragazzi, non ho contesti di Black Adam, però lui diventerà Black The Adam. only difference, well, there's a few differences, but one of the biggest differences is Superman's weakness is magic, and Black Adam's, one of his superpowers is magic. So you do the math. October 21st, I cannot wait for you guys to see Black Adam around the world in theaters only. And you guys will Ah, è un finally film? see Vabbè, sì, vabbè, the immaginavo fosse un power film. in the DC universe change. Ok, non so niente di queste cose, It has been Davide. an honor to become Black Adam, and it is a role that's in my DNA and that I was born to play. I was born to play the Man in Black, and I'm honored to show it to you guys on October 21st. So until then, Vabbè, marchettata dell'energy drink e marchettata del suo film. enjoy your gaming, and I'll see you down the road. Vabbè. This is Black Adam. Black Adam, what have your powers ever given to you? Nothing but heartache. I was a slave until I died. Then I was reborn a god. Now I kneel before no one. You can be the destroyer of this world. Distrugge quello spazio, vuoi? You can be its savior. That's up to you. Però devo dire che non mi dispiacerebbe. Potrebbe essere un film figo. Cioè, non so perché lo debbano mostrare qui, però mi sembra figo. COD horror diventa. Ok. Ah. Esiste ancora Outriders, ragazzi? Pensavo fosse morto. Un COD futuristico avevano fatto, sì. Sai che non è male sto gioco? Non lo so, è che... Non so, pensavo fosse morto, non ne sentivo mai più parlare. Era uscito e poi basta. Mi pare che era uscito al lancio sul Game Pass. Sì, comunque direi che è un'espansione per Outriders. Il rotolino di sesso sfrenato tra Gears e Warframe. Se me lo vendi così sembra carino. Oh, Switch? What the fuck? Così? Beh, Cuphead. Ok, ma perché si spot? Ma è una sezione spot in mezzo al Summer Game Fest? Ah sì, diventa free to play, ragazzi. Se trovo il tempo lo porto. Se non sembra interessante. Comunque carrellata di pubblicità di giochi così improvvisa è strano.
Sì, Fall Guys free to play diventa free to play tra, mi sembra, il 20. Capolavoro oggettivo? Ma Takeshi Castle l'oggettivo, sì, assolutamente. Per questo lo volevo sempre provare, però. Ma sì, farlo diventare free to play secondo me è la scelta giusta. So fun to see Courage and Ray in that Fall Guys piece, and you can play and download Fall Guys for free starting June 21st across all platforms, including Nintendo Switch, Xbox, PC, and PlayStation. All right, back to another new game announcement. We're going to announce a brand new game and universe from a new team of Stava legendary morendo, quindi adesso lo fanno developers. vivere. Check this out. Brand new game, universe, world premiere, cose. Frost Giant Studios. Ah, non lo sapevo, Davide, figo. Discovery, this is Command. Storm's headed your way. Prepare for extraction. Signal's breaking up. Command, I'll do one last scan. See you soon. Dead Space 4. Okay, hurry. Now we're talking. Command, I may be onto something. Come qualche anno fa c'era il Giappone feudale, questo è il periodo sci-fi. È vero. Tra i zombie, i vichinghi, il Giappone feudale era sci-fi, sì. Con gli open world in mezzo, perché ora sono quasi tutte open world. Hang tight, Doc. I've got this. Ma onestamente non è che mi stia ispirando questo video super, che dovrebbe essere super figo. Perché c'è Atrox? È vero, assomiglia a Atrox. Glad you could make it. We gotta move. Now. There's a storm coming. Quanto è anonimo sto trailer? Pensavo fosse un problema mio. Stormgate. Per me, boh, è in beta il prossimo anno, vabbè. Sì, è lento, boh. Vabbè, sarà un gioco co-op online. Sì, è bruttino. There you have it, Tim. Congratulations. Stormgate is real. We have a name and some details. So, first of all, congratulations on this announcement. We're so excited about the return of RTS, brand new franchise. What is a Stormgate, though? All right, so Stormgates are portals that open during a massive solar storm that unleash the infernal host on future Earth. Okay. And we saw some hints of some I mean, you know, you guys coming from Blizzard and StarCraft, everyone wants to know about races. You know, tell us about the sides in this RTS game. Yeah, we're unveiling our Ah, è un first RTS. but there will be more. So the human resistance and Ok, già è più interessante questa cosa. Per il genere in sé, più che altro perché di RTS pesi non se ne vedono quasi mai ormai. Però sì, il trailer era brutto, mamma mia. Gioco Frost Giant che sì. Genre. It's something we've all loved for decades, but you know, opportunity for a lot of innovation.
I know you're going to show us, I think, some hints of where you're going to go image-wise with the actual gameplay made in Unreal Engine, but any sense of what you want to do for the gameplay in this game? Absolutely. But the first thing I want to say is we are very consciously trying to stay true to what players already love about RTS. Where we're really trying to push the genre and be innovative. First off, approachability. No, non si è visto nulla. Infatti sono solo interessato al fatto che sia un RTS. Però questi trailer qui, a parte che era pure brutto sto trailer, ma trovano il tempo che trovano. Sì, è un po' abbastanza sbagliato per essere un RTS. Cioè, avessi visto delle armate contro quei mostroni, ok, mi sarei già fatto un'idea. Ma così che questo personaggio X combatte con questa roba, solo il tempo che trovano Ray 2022. Wow, well, I Esatto, love it. esatto, 2023 you said for the beta, so people can Ah, sign ok, up si vede now, qualcosa. get ready, and I'm just so thrilled that there is a brand new Boh, ok, RTS vedremo franchise che coming from you guys and your background and what you did, at Blizzard and StarCraft. penso I'm quello con so le Dead excited about this Space, team ma è and fatto allo Frost stesso di Dead Giant. Thank Space, you lo so stesso much for autore. giving us your announcements Sì, today però è for Game identico, Fest. però è Thank you fighissimo, so much quindi for va bene having us così. here. Really grateful. Awesome. All right, Frost Giant. Sì, ho Stormgate, sbagliato keep an eye out tutto. for it. Ho sbagliato Now it's time tutto for nella frase, lo another so. indie game announcement that I'm excited to share with you. Highwater. Check this one out. Good morning, Highwater dwellers. Highwater Pirate Radio, keeping you in the know with our flow. Oh, dai con gli indie, The ragazzi. Alphaville elites are planning to evacuate to Mars. True or not, the one thing we can't deny is that the world ended on a sunny day. The world ended on a sunny day. Boys and girls surfing in the bay. Kids clamored in the park. No one suspected. Ah, quindi il mondo si è annacquato. È la trasposizione del manga di Morte Bianca? No, Nix, resta. Se fanno vedere il nuovo Hollow Knight devi esserci. Dead Island 3. Non stanno ancora lavorando al 2. Ogni manga del lavoro. Ok. Highwater. Sì, ma non mi sono fatto un'idea. Cioè, l'idea pure è interessante di questo mondo post-apocalittico, tutto sei annacquato. Però non mi sono fatto un'idea. Non mi dispiace, però non lo so cos'è. Set in a world ravaged by extreme climate change. Now, speaking of the world around us, the conflict in Ukraine is not far from anyone's mind, and it's impacted the development of games, including Replaced from Sad Cat Studios, a Belarusian studio with devs from Belarus and Ukraine. The team had long hoped to reveal a new trailer here today, but were understandably unable to complete it in time. Guys, I just want to say we're thinking of Sì, you and Replace all che the era in developers lavoro, impacted ma by c'è the stata la conflict. guerra Hope to be e... able to share your work. Siccome sono successe cose brutte e che certa gente è brutta, allora... Ah, un altro indie! Comunque Replay sembrava fighissimo l'anno scorso. Devo correre per la mia vita, ragazzi. Vediamo cosa devo correre. L'americano sabotato. Picture a city. Il russo sabotato, l'americano è sabotato. Go hand in hand with fun and entertainment. My grandfather, Elijah Walton, had a dream to build the city of tomorrow. That dream Che l'ha presa, is eliminatelo. now a reality, and that city is Arcadia. I have a dream? A 43-square-mile metropolis where each and every citizen enjoys a life of Maestro luxury pezzo, maestro and pezzo. comfort. Broadcast live 24 hours a day, Age of 7 Empires days 2 a maestro week pezzo. on every digital platform. American Arcadia. Control. Subject on the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately.
listen to me. We can't allow Mi Trevor raccomando se non Hills ci to fosse escape lei. under any Si circumstances. trova show. Trevor. Trevor, can you hear me? Be careful and don't make a sound. Don't worry. I'm going to get you out of there. Mi ispira, mi ispira, mi ispira. Secondo me è un bel art style, è un bel concept, mi ispira. Apparently we've made it to the beach. Next up is a sequel we've all been anticipating for a long time. There's Trouble in Paradise, and watch out, you don't want to get bitten. After many years of rumors, we finally get an update on this much anticipated sequel. Sequel? No, ok, non è quello che stavo iniziando a pensare. Ma perché hai messo body painting? Non l'ho messo io, non l'ho messo io. L'ha messo Zago perché è un simpaticone. Va bene. Ma sequel di cosa? Non ho capito. Sempre copri qualcun altro. Body positive? Sì, sono molto positivo. No, in realtà non sono molto positivo sul mio body, però. No, è il gioco della... No! È God Simulator! È God Simulator! Ah, è tutto di painting, però, dicevo così. Incredibile, hanno fatto un seguito di God Simulator. Il giro del Thailand. God Simulator 3? Aspetta, come 3? C'è stato un God Simulator 2, me lo sono perso. Quando è uscito God Simulator 2? There you have it. That was Goat Simulator 3, and it's coming later this year to the Epic Games Store. Now, last Ma è uscito il 2, ma ti giuro che non lo year, sapevo. Marvel's Midnight Suns, a tactical Oh, Midnight RPG from Suns. Firaxis Games, the studio behind XCOM and Civilizations. Heroes from the Avengers and X-Men crossover with supernatural ones like Blade and Ghost Rider for a battle. Questo sembrava Lilith, interessante. mother of demons. Questo sembrava Today, interessante. we've got to look at some new folks set to join the battle. Era uno strategico questo però con gli eroi Marvel. This world has no hope under your watch. Marvel vs Capcom Infinite era andato male. Sì, aspettavo che migliore, che ne faccio uno bene. Vabbè, figurati se non c'era Venom. And I will make you whole once more. There, my sweet child. Chi è questa? Mother won't hurt you. Spider-Man, ovviamente. Typical Parker luck. I'm gonna need some backup. Ok, che figo questo Ghost Rider futuristico. Minchia, pure Hulk incazzato. Ok, quindi questo qua fa trasformare, si fa i minion di altri eroi. C'è Doctor Strange che ti fa così. Sì, voglio vedere un gameplay io però, cazzo. Counting on you again, old friend. 3,
always work. Well, it did that one time. Ok, vabbè. That was Ah, Cuphead, la deliziosa ultima corsa. Of Cuphead, the delicious last course. And can you believe it? We're only a couple weeks No, non la away capisco. from playing the delicious last course DLC. You see how they did that for Cuphead? Joining me now is Maya Moldenhauer from Studio MDHR. So first of all, Maya, it's really coming. Minchia, finalmente. Sono passati 50 anni. Wow, I'm so thrilled too that I think all the fans can't. No, non devi usare la chiocciola. Devi solo scrivere il nome. Last weekend you guys gave me a copy. Ed è in piccolo. I can't. People are not going to be ready for how amazing this looks and the backgrounds and what you. Multischermativo SO. Staccato nome. Questo cosa Reycom. Puoi anche non mettere la chiocciola. Yeah, we absolutely did. I couldn't pinpoint one thing that we're proud of in this because we really honed our craft. Took everything to the next level from animation, the backgrounds. Perché Spider-Man non so dove staccarsi da simbionte la prima volta. Ah, ok. I'm very proud of her. TSO Reycom, un'altra cosa in lavorazione. Game inside of Cuphead in many ways. It is. Dai, cazzo. Yeah, you just get on the island and there you are. Io l'ho portato Cuphead in live, me l'avevo giocato tempo fa, ma il DLC non so quanto viene a costare, però lo voglio portare sicuramente. Yes, and lots of challenge ahead. Well, I know you brought. I know you don't want people to necessarily have too much spoiled about the game, but you brought a little something. For a little something, yeah. It's brand new gameplay footage of one of our new bosses, Mortimer Freeze. It takes place in an icy arena, and features some of my personal favorite attacks and transformations. We hope everyone enjoys it. All right, let's check it out. Cuphead, the delicious last course. Next Smile. Dai, vediamo un po' di gameplay. Più che il gameplay voglio giocare al gioco e basta. Che belli che sono, mamma mia. Oddio, questo boss sembra il drago, ma più smadonnante. Mamma mia. Sempre bellissimo artisticamente, le animazioni, tutto. Che esca la serie su Netflix. Non è già uscita? Now, if you want even more Cuphead, and who doesn't, tomorrow we will show you an exclusive look at Season 2 of the Cuphead Show when I co-host Netflix's Geeked Week, which will include new show and game announcements. It streams at No, ma non ce ne frega niente di Netflix di lui. And that's not all. There's more Summer Game Fest all weekend long. Coming up next is the Day of the Devs Indie Showcase with I Am 8-Bit and Double Fine, then Devolver's Marketing Countdown to Marketing. Tomorrow, after Geeked Week, there is the Epic Games Store Showcase at 11 a.m. Pacific, 2 p.m. Eastern, with news on Rocket League and the Tribeca Games Showcase. And Sunday, don't miss Aspetta, dopo c'è Devolver Digital. Non lo look at sapevo. the future of Xbox and Game Pass. Stavo pensando. Now we have some exciting news Devo for controllare, Nintendo man. Switch and PC fans about Neon White, a game where you play an assassin from hell who slays demons for the chance to ascend to heaven. PC e Switch, questo è PC e Switch. Un po' fià comunque questo evento, eh. Ah, sì, l'avevano già fatto vedere questo qua, è carino. Ma non capisci niente tu, Devolver è fantastico. Guarda, questo è un indie ed è bello. Sinners plucked from hell to do God's dirty work. But I'm finding it hard to believe we're in heaven. Figo, mi piace. You think you can win me over by showering me with gifts? Good thinking. È pure un dating sim. Devolver i migliori, esattamente. Non solo Revolver così. Ah, esce il 16 giugno. Ah, è figo, che bello. No White è bellissimo.
We've shown you lots of games today made by huge teams. Now it's time for a game made by a single father in Poland. Over the past year, he's brought on some help to bring his vision for a fast-paced action game, Midnight Fight Express, una sola persona? Di momento degli indie è il momento migliore. No? A me piace. Ma non perché sono indie. Oddio, questo non mi piace neanche l'art style, vediamo che succede. No, l'art style, la grafica, praticamente. It's happening. The big guy's actually going through with it. While I sat at his side, seeing lives as dollar signs, had the stink of corruption all over me. You know who put it there? Nah, not him. Me. Non mi sembra male, però non so, c'è qualcosa che non mi convince. A parte la grafica, intendo. Ma no, ma in caso di gioco su console, che vuol dire? Ma non è detto che sono capolavori. Hollow Knight è un capolavoro. Hades è un capolavoro. Carino, però non lo so, c'era qualcosa che non lo so. Such a cool game. Ci devo I'm happy pensare. to announce that a PC demo of this game is going live right now on Steam and will be part of the Steam Next Fest next week. I really want more playable games to get in the hands of you guys at home, and that's one of them. Check it Minchia, out. Warframe. All right. Joining me now is Megan from Digital Extremes to talk all things Warframe. Megan, how you doing? I'm so good. My fellow Canadian. I know. We got a lot. We just happen to always have these Canadian teams on the show. I don't know how that works out, right? Okay. We do. Well, we have a great connection. We've also done a lot with Warframe over the years. And I know right now, anyone watching on Twitch for more than 30 minutes, this show is going to get a special Twitch drop, right? That's right. I already have seen. Oh, assolutamente, non vedo l'ora di avere questo Twitch drop. Gioco così tanto a Warframe. 30 minutes for watching. Thank you for letting us kind of take over your Figo special comunque events category. Ma è but she's canadese. there and she's for Figo you if comunque you are Warframe. properly linked up. No, Warframe, you know, as I said, we've done a lot over the years. You guys have done incredible things with the game. And I know you have TennoCon coming up in July, which is your big kind of event. Cazzo, poi quanti anni ha Warframe? What can you tell us? Well, I can't tell too much. But 10 yeah, July anni? 16th, 2022. It's a digital event again this year. Sono 10 anni che Today, c'è Warframe, forse di we più. just launched the digital C'era item un store, bordello so di you can tempo get some Warframe. in-game goodies, some really cool cosmetics, some merch, all that really great stuff went live today. But of course, the reason I'm here is to, you know, kind of debut. We have our Dal 2013, 2013, minchia. TennoCon, which is our big reveal of the night, and we usually do a little bit of a gameplay, a little bit of a demo, and I think a lot of people can suspect what it might be, but I'm here to kind of confirm what it is that Tunnel Live is going to show. And what is that? Can I say it? Yes, I think you can. Okay, you're going to get your first look at the Duviri Paradox. Finally! Finally, I know, it's been a couple years. È troppo timidina questa qua, mi pare un po' esagerata. I'm so happy. The team È canadese, sabotato. Teaser you're about to see for it, and I'm just really proud and excited to show it. Awesome. Well, thanks so much for being here on Summer Game Fest. Let's take a look at that right now. Ok, diamo un'occhiata a quello. My child, my friend, what was done is done. New dangers, new choices await us now. For now, dream of who we were and of who we have become. Warframe, The Duviri Paradox. Ci gioco Warframe, però l'avevo provato un pochettino e bello Warframe. Bello e merita tanto. Come free to play è uno dei migliori free to play sul mercato. Vabbè, roba di Twitch.
Next, it's time for a new look at Honkai Star Rail, an upcoming open world space RPG. Ah, Yeah, a lot of space il today. gioco da quelli di Hoyoverse, Genshin Impact e un Kai Impact This e un studio Kai continues to Impacted. deliver, and this new trailer reveals for the very first time a new and exotic realm players will be able to explore. È bello Warframe, sì, è bello. Molto animeggiante. Listen, Hoyoverse. you are in a daze right now. You don't know who you are, why you're here. None of that matters. In the near future, you will encounter many perils. You will meet companions who treat you like family and embark on unimaginable adventures. Remember what you feel in this moment. Allora, con il gameplay Oyo se la cava molto bene. Io sono pure fighi i giochi. Per gioco che sia free to play per questo? O no? More wife, esatto. Secondo sarebbe però da vedere un gioco innovativo. Effettivamente. I have wine to soothe the souls of honored guests. Welcome aboard the Cienjo La Fool. And that's not all from Hoyoverse. Today, I'm excited to introduce you to Zenless Zone Zero, their next major new IP. It's a futuristic urban action game. I have to say, I'm blown away. Tutto animeggiante, tutto animeggiante. Weeks ago, and it has the detail of Genshin Impact with a fast-paced action style. Here is the world premiere of a brand new look at Zenless's notable characters, armed enemies, and world of danger. Ora io mi chiedo, ci sarà mai una bomba come c'era stata la bomba finale l'anno scorso di Elden Ring? Lo spero, perché è un po' piatto questo evento. Vediamo questa roba. E quello di mercato del punto, sì, è vero. Ah, ok, oh, così ci sta. No, ma sembra figo. Oshimasho. Ancora waifu, sempre più waifu. E se non è waifu c'è il furry. Dici? Può essere. Og. Ma questo è il nuovo gioco di quelli che hanno fatto Genshin? Sì, sì, anche quello prima, anche quello che abbiamo visto prima. Oh, i teenager mutanti ninja tartarughe. Il beat'em up. Col controller sì, col touchpad mai. Questo è il beat'em up in pixel art. È roba per me perché è un beat'em up indie in pixel art. Questo è figo, sì. Non le sa nemmeno distinguere. Ma come? Allora, mi pare che allora, aspetta. Sono Donatello, Leonardo, Michelangelo
e Raffaello. Ok? Poi dobbiamo fare, proprio vi devo dire chi secondo me è chi, perché non sono sicurissimo. Questo ti porta sul mame, sì. È figo, guarda che è figo. Sì, ha pure la coop, vabbè, certo che la coop, un beat'em up senza la coop, che beat'em up è? È figo, è figo. Ah, esce giugno 16, ragazzi. Cosa mondo che si possono perdonare. Che è questo? Sicurissimo, no? Che ninja no. Sì, tra una settimana esce. Che labbra che ha questo? Perché mi sa di Battle Royale? Perché ho il sentore che sia un Battle Royale? Sì, è un po' due coglioni questa conferenza, lo ammetto. L'hai letto pure tu, Davide, l'ho letto ora. Super People 100% Battle Royale 100%. Ah, Humankind. Quella specie di... sì, un Civilization di Sega. Super pippe. Ragazzi, comprate le culture della Latina americana. Sì, sì, Davide, dobbiamo fare un ottimo videogioco del passato. Oddio, ottimo non lo so, però videogioco del passato. Sì, sono fighi questi giochi. How far will you push, humankind? Ah, esce anche su console, semplicemente, ok. Ok, lo fanno anche su console. Vabbè, ci sta. E te lo mettono pure sul Game Pass? Ah no, Xbox e Game Pass. Ok. Humankind allows you to shape your civilization by combining a multitude of historical civilizations from the ancient to the modern era. One Piece is celebrating Oh mio Dio, un pezzo di Sea. and Bandai Namco is bringing the mega popular franchise back to video games with One Piece Odyssey. Monkey D. Luffy and his crew of pirates are off on their next adventure. This trailer reveals the setting, a mysterious island where Luffy and his Straw Hat crew become marooned in this exciting upcoming JRPG. Ah, è un JRPG. Ah, l'avevano già annunciato, mi pare. The Straw Hat Pirates journeying along the Grand Line. Un JRPG su One Piece? Ma secondo voi finirà mai One Piece? Perché secondo me no. JRPG mio. Inizia l'ultima saga ora? In teoria? Vediamo.
T'ho quittato nel 2012. Tu non devi parlare, ma perché? Lo seguo e manca poco, 4-5 anni. Vabbè. Un giorno giocando a One Piece Pirate Warriors, ok. Vedere il gameplay. Se il gameplay mi interessa, cioè lo potrei pure giocare. Sì, comunque direi che è tutta una nuova storia, non c'entra col manga. Unravel the adventure that awaits. In an odyssey beyond imagination. Ok. One Piece Odyssey. Vorrei vedere un po' più di gameplay sostanzioso. Comunque, se ha un buon JRPG mi ispira. Almeno One Piece ha la decenza di essere costante. Ma minchia, Ichiroda lavora come un pazzo, Minchia, io lo stimo moltissimo. Togashi è uno stronzo. Hunter x Hunter non finirà mai. Altra roba animeggiante? Ah, è coso, vuoi vedere che è il gioco di Atlas? Soul Hackers 2? Credo, Sì, è Soul Hackers 2. Ti ispira questo? Ah, a me ispira pure questo qua, mi piace. With so many new games featured across SGF events, you might be wondering how to plan for your summer gaming dreams. NerdWallet can help you find the smartest credit card to reward your gaming purchases at NerdWallet. Ragazzi, c'è il Nerd Wallet. The Epic Mega Sale is going on right now. Save up to 75% off top. Oh, devo andare nell'Epic Mega Sale, ragazzi. Off eligible products. And it wouldn't be the Mega Sale without the free games vault featuring Maneater. Be sure to claim your copy before the sale ends on June 16th. Tune into the Epic Games Store Twitch channel for our summer showcase. Sta nel gioco dello squalo? At 2 p.m. Eastern. Speriamo fossero cripto, no, fortunatamente no. We're taking a look at new announcements and updates from PC titles heading to the store this year and beyond. E se tutti i tuoi giochi fossero in un posto, sarebbe il Game Pass. No, aspetta, cosa? No, non è il Game Pass, non è solo il Game Pass. Ah, Samsung Gaming Hub. Hanno fatto un hub streaming per i giochi, per i servizi coi giochi. Quindi Stadia, Game Pass, Luna, se è ancora vivo, quello di Amazon. Ah, buona idea. È quello che pensavo io. Quando è che fanno una cosa per la TV dove l'attacchi semplicemente alla TV e giochi? Hanno confermato sto pomeriggio questo, ok. Solo quello si vede se il game andrà a puttane. Ah, questo è il Capcom Arcade 2, Stadium 2. Beh, la console attacchi la TV e giochi. Sì, ma in questo caso è tutto in cloud, semplicemente. Spendi poco per un apparecchino e lo infila alla console. E giochi in cloud, senza neanche installare o altro. Oddio, è Mario più Rabbids, vero? No, è il gioco di Mario Striker. Cazzo, fino a fatto il gioco Mario più Rabbids 2 là. Ma lo so, Matt, ti voglio bene lo stesso, non ti preoccupare. Ah, esce proprio ora. No, Ubisoft che io sappia non ce l'ha una conferenza. My name is Carl and I'm a developer on Metal Hellsinger. You know how in some games where the music's really good, you feel compelled to move and shoot to the beat? But what if you had to?
In metal, the better Pensavo you fosse are il at dioso playing to il the voto beat, 6 su the more 10, intense no. everything gets. And we have vocal performances from legendary artists like Serge Tankian from System of a Down, so while headbanging isn't mandatory, we do recommend it. Our demo is live now on Steam, Xbox and PlayStation platforms, so go check it out and slay to the beat. Mi decura nel modo più naturale. Plin plin. Plin plin. Ah, questo qua è lo sparatutto che devi seguire, devi andare a tempo? Conosci i sistemi del giù? Sì, li conosco. Non che abbia ascoltato moltissimo, però li conosco. Sì, qua devi fare sparatutto secondo il ritmo. Ma come poser? Li conosco e basta. A me piacciono i disturbi. Disturbed. I dari. I dari. Ah, gli zero assoluto. Metal Hellsinger, è carino. Siamo un gioco ok, sì. Gli 883, Zago, gli 883. Se proprio dire una band italiana, dimmi gli 883. Che loro mi piacevano. That one was Metal Hellsinger, coming later this year from Funcom, a rhythm shooter with metal music. And right now, as I mentioned, a demo has launched on PC, Xbox, and PlayStation for you to play for free. Next up, a new game launches tomorrow, The Quarry from Supermassive Games. This spiritual successor to Until Dawn stars David Arquette and an all-star cast. It's getting great reviews, and this is one of those binge-worthy teen horror entertainment Ah, è experiences il quarto e ultimo capitolo dell'antologia? at a camp in upstate New York. Questo è per Matt, questo è per Matt. Family is the most important thing in the world. But if your whole family, Questo fa paura? you know, like every last one of them decided to jump down the bottom of a well and they're all just hanging on the end of a rope, how can one person be expected to pull them all back out? You can't. So you pull on that rope and you're just gonna fall right down to the bottom of the well with the rest of them. And what's the point of that? What? There is a lot more to this. Ah, no, non è dell'antologia, ok, no, è proprio un'altra roba a parte, The Quarry. Murder, cover-ups. I think the whole Hackett family is in on it. You have no idea what's going on here. Not a goddamn clue. All right, let's do this. Sempre teen horror, è Until Dawn, è Until Dawn 2 questo. You mean 911? Who says 911? Goodbye, cruel world. We gotta get out. I'm gonna Mio enjoy Dio. watching you die. È Until Dawn 2. The Quarry si chiama, però insomma. This isn't a ghost story. It's a creature feature. It's really happening and you're all in it. This is gonna get a little messy. Ok. Them's the rules, you noob. Minchia, pure il poster. Back at the Game Awards, we were proud to reveal Nightingale, a shared world survival crafting game from Inflection Games up in Canada. Now it's time to give you a brand new look and deeper look at the game. Nightingale. Including its innovative realm card system that lets you impact things like the weather pattern, resources, and challenges in this procedural realms. Here is your exclusive new look. Comunque è abbastanza fiacco questo Summer Game Fest. You're alone in the realms, I'm afraid. C'è stata roba bellina, roba bella pure, anche roba però è fiacco, non lo so. Un po' fiacco. Ok, questo è un crafting. Un survival crafting. Scappa a studiare, ormai ho perso le speranze nella conferenza. E se annunciano... Che cazzo ne so, alla fine. Molto noioso. Poca roba, Vabbè, dai, vai a studiare, vai, Nima.
Buono studio. Il ritmo forse. Oltre alla roba mostrata. Annunceranno FIFA 2022. Un cazzo annunciano. Minchia, spero che il Bethesda Showcase Xbox Bethesda non sia noioso. Madonna santa, che palle. Se vedete bene, se vedete che non vi facevate tre di notte per un cazzo. No, qualche volta l'ho fatto, poche volte però. Nintendo non si sa neanche che se fa qualcosa. Te ne fai spesso le tre per i cazzi, Ray. Cioè, questo sicuramente è interessante perché è interessato a costruire le casette, sopravvivere e fare cose. Per carità di Dio, non dico che sono giochi brutti, però... Non lo so, mi sembra abbastanza... Boh. Però si parla di un direct questo mese, boh, speriamo. Vedi, a te piace questo, ad esempio. Non è che è brutto. Oh mio Dio, i Saints Row. Mi ha fatto una bruttissima impressione Saints Row. Vediamo come sarà. And since it's Saints Row, you guys are going to have a lot of fun with this one. Check it out. Guys, you gotta do something to capture La people's Kinect del attention. VR, So mamma what do we mia. build next? Sì, lo so, insomma. Nix, anzi no, lo chiedo a tutti, Lo chiedo a tutti. Vi ricordate la conferenza di Konami del 2010? Ci dovrei mister. Lo ricordate la conferenza del 2010 di Konami? Quelle sono live di merda, non conferenze. Vabbè, per le mie. Però quella di Konami che è un capolavoro, quella conferenza. Dinner and a show, baby. Quello ti puoi customizzare come ti pare, però... No, nel 2010 trombavo ancora, ok. L'avevo visto una volta in... Mamma mia. Che capolavoro quella conferenza. Già lì si notava il declino di Konami. Boh... Brutto sto trailer. Come download now? Ah no, è proprio una cosa a parte per Saints Row. Voi sti cazzi. Io vorrei vedere il gioco. Oh, Warhammer 40.000. Extended gameplay of Warhammer 40k Darktide, Fat Shark's follow-up to the critically acclaimed Vermintide series. Darktide promises intense 4-player co-op action and terrifying enemy hordes to team up against. And it's out on September 13th for PC, on Steam, and exclusively on console on Xbox. Sono figo, grazie. Oddio, non è che mi piaceva quella cosa là. Warhammer, vediamo. Vediamo com'è questo Warhammer. So you're going to restore the coolant and hopefully save the day. Get in, access the operations array, and use the cryonic rods to flush the system. Preferably before something explodes. Head on through the ventilation tunnels and look for an access point. This way! Move it! Cazzo. Sì, comunque è un co-op di Warhammer. Vermintide mi pare che era piaciuto.
all goes well, we can unlock the system, prime the rods, and send them where they're needed. Ma i nemici sono così tanti che sembra Left 4 Dead. Cioè, che cazzo è? That's the first part done. Get to the base of the matrix bar and put those cryonic rods to work. What are you waiting for? Get it in place. Sembra figo comunque, non mi dispiace. L'occhio spaziale è sempre bello. Ah, sembra figo. Tutto sommato, se è una buona coop, sembra figo. Bloober Team is known for psychological horror games like Blair Witch and The Medium. Today, they are ready to reveal their latest creation made completely in Unreal Engine 5 for a visceral horror experience. It's a return to the world of Layers of Fears. Get a dose of this. Nuovo Layers of Fear. Nuovo Layers of Fear. Matt, lo so, tu ti stai sbrodolando tutto. Mi è piaciuto il primo, gioco pure il primo, però mi è piaciuto. Tutti dicevano, oh, stanno facendo Silent Hill. Vedete Silent Hill 2 Remake? Beh, no, magari non da loro. Però sì, c'è sto cavolo di rumor di Silent Hill. They say it's a tale of sadness and guilt of an artist trapped in a place beyond redemption. It's a lie. This is a story of my fear, pain and hatred. Io il primo lo consiglio, il 2 non so com'è, però il primo lo consiglio. Lo so, insomma. Poi insomma fanno 50 tipi di rumor diversi, mi sono rotto pure le palle di seguire rumor. Non ci credo finché non lo vedo. Unreal Engine 5, anche se graficamente non mi sembra particolarmente assurdo, onestamente. Ah, Layers of Fears si chiama invece. C'hanno... Ok. Ci hanno messo una S finale. Ancora eventi speciali, sì. No, c'è la S finale. Minchia, Gotham Knights. Lo stanno smerdando abbastanza i giocatori. Dicevano che era bruttina la beta. No, domani non coprirò niente. E devo fare il torneino poi domani sera. Dopodomani e il 12 sì. Però ci sarebbe, sì, in teoria ci sarebbe. Ci sarebbe IGN, ci sarebbe Netflix. Sì, tipo IGN, Netflix, un'altra roba, cioè robetta che sinceramente non mi ispira per niente, per questo non lo faccio. Poi ripeto, domani sera devo pure partecipare, quindi. I had nothing. And then this city became my home. Its people became my family. Non hai capito, Osha? Questo è Layers of Fears. Non Layers of Fear, è Fears. Netflix robetta, non sono giochi. Sono serie TV e film. Mi interessa vedere i giochi adesso. Beh, c'è abbastanza robacci Netflix.
Ma di che, oh, ce la tranquilla. Non ti pisciare addosso. And now, it's up to me. C'è qualcosa di bello comunque che esce ancora su Netflix, però sì, c'è anche tanta robaccia. Mi decura nel modo più naturale. Plin plin. I got this, Bruce. Beh, non è da Netflix che mi aspetto chissà cosa. Poi comunque i giochi mi interessano, a me non mi interessa guardare il trailer di una serie. That was Gotham Knights, and now we welcome. Oh, look who it is. Neil Druckmann Guarda, from io Naughty Stranger Dog, Things, sì. co-president of Naughty Dog. Great to have you with us, Neil. It's been an eventful day on the internet. Io sto aspettando la seconda parte dell'ultima stagione di Better Call Saul. Comunque si è capito quanto mi interessasse questo Gotham Knights. Comunque sì, sto aspettando la seconda parte dell'ultima stagione di Better Call Saul, che è incredibile Better Call Saul. Sto finendo di vedere Arcane, poi vorrei vedere qualche altra cosa su Netflix che non ho ancora visto. Sì, fanno così con le serie adesso. Rompere di più i coglioni. Ma credo Osha che lo facciano per mantenere attivi per più tempo gli abbonamenti, non lo so. Non lo so onestamente. It has allowed us to grow as a studio, and now we can take on multiple projects more than we've ever had at the same time. Multiple projects, okay, very interesting. So, Last of Us. What can Last of Us fans expect in the future from you? Thank you for asking, Jeff. So one of the things we've mentioned Fatemi concentrare che c'è The Last of Us. As multiplayer mode has evolved due to the team's ambition. They really wanted to do something beyond what we've ever done before at Naughty Dog, and we felt the way to do it justice is to make it a standalone title. And they've been working on it for the past 2 years. Ambition has grown, and we're not quite ready to fully unveil it, but we're ready to lift the curtain a little bit and just give you like an update of where we're at. Okay, well, what can you tell us about this new? Sì, deve uscire il multiplayer di The Last of Us 2. Yeah, so we have a concept art that we want to show. But what I can tell you is that this game Sì, ma qui c'era scritto solo The Last of Us, non The Last of Us parte 2. Sì, stanno facendo il multiplayer, però mi hanno spoilerato una cosa che non vi dico, vediamo un attimino che succede. Brand new cast of characters. It takes place at another place, another part of the United States. It's like a city somewhat familiar, some people. I'm sure our fans have already figured it out. No, non dico niente. And it's really cool. And it's Il multiplayer è sul secondo, sì, su The Last of Us 2 ovviamente. È un aggiornamento, non lo so, comunque è multiplayer. And you're going to see a lot more of this game come next year. Next year, so wait till next Può year. darsi, Zago. Okay, well, very exciting. No, me l'hanno spoilerata, però vabbè, non fa niente. Naughty Dog storytelling. Ma tanto ora lo vedi. Se lo fanno vedere ora. We can't wait to show it either. Okay, well, that's not all. We also have something that I've been reading about on the internet every day. It feels like up in Calgary, they're filming the Last of Us show for HBO, right? Yeah, so The Last of Us show con HBO. You know, we've teamed up with Craig Mazin of Chernobyl fame. Sono curioso di vedere come esce. Ma da noi dove esce? Perché noi HBO non ce l'abbiamo. Da noi esce su qualche piattaforma di streaming? We can't help but feel emotional because not only is it so good and the quality is so high, it's so authentic to what we've made in the game. And su Sky esce? I couldn't be proud of, like, again, Craig and non lo guarderai mai. Se è su Sky non lo guardo. Non ce l'ho Sky. The entire series, last day of filming is tomorrow. Last day of filming is tomorrow. Craig is up there right now, kind of wrapping it all up. So it's pretty close. It's closer than you might think. And you actually got to direct one of the episodes? Yes, I think that really speaks to the kind of collaboration and trust that exists between Naughty Dog and HBO. Ok, lui ha diretto uno degli episodi della serie. I think we have an image from the episode I actually directed. Ooh, okay. So we could first look. Let's take. So you could see this is a certain. Uè, Joel, uè, Ellie. Might know from the game. Guarda come lo guarda male. Dice, ma che cazzo vuole questo? Bella Ramsey, and not only directing them but seeing them do all the other episodes, they've thrown themselves at these roles for a whole year. Watching the nuance that they bring to these sembrano due nani da certe angolazioni. On and off camera,
I couldn't help but think about Troy Baker and Ashley Johnson. It felt so similar to the chemistry those two actors had when we made the game. And it really feels like this is going to be something special. And I will say this will be the most authentic video game adaptation yet. Well, I mean, that first image that they put out, L'adattamento videoludico più autentico, dice che sarà. Makes it feel sort of Vediamo. super legitimate, as you said, and that's awesome to see Joel and Ellie from the front side now for the first time. So we'll see more of that next year. That's coming as well, right? Serious? You'll hear about it very soon. That's okay. all I'll say right now. All right. Well, Last of Us HBO, very, very exciting. And I hear you actually have a couple actors from the show who are going to join us here. We happen to have a couple actors here that are part of the show. We should bring them up. Okay, come on up. Hanno degli attori dello show? Oh, guarda chi c'è! Surprise! Pazzesco! E chi se l'aspettava? I'm a little confused though. I thought maybe Pedro Però che Bello, fico Troy Troy, Ashley out here. È proprio un figlio di Troy. So when Craig and I started working on the show, almost one of our very first meetings, we said Troy and Ashley have to be part Bella of it. battuta, vero? Troppo bella. We're such fans of like the talent and the helping us create Joel and Ellie. We felt like it was so important that they become part of the show, and it wasn't. It has to be more than just like kind of like a wink to the camera and like a camera. Mamma mia, Oscia, quanto odio vedo per The Last of Us da parte tua. Mamma mia. Cazzo, deve averti traumatizzato The Last of Us 2. Sono proprio curioso di giocarlo adesso. Sono ancora più di prima, sono curioso di giocarlo. Minchia, insomma, addirittura. Ah, vabbè, non ho seguito Twitter vari, commenti vari. Ho seguito solo gente stronza che rompeva i coglioni. Si era comportata di merda con The Last of Us, con quelli che hanno lavorato The Last of Us 2 e tutto il resto. Non ho seguito il resto, onestamente, tentavo di non farmi un spoiler. Knew what it was that they were working on and committed to working on this project. Il primo mi è piaciuto, sì, il primo mi è And piaciuto. their love for the game was one of the greatest. It was like I was coming home to friends. Yeah, the attention to detail, the crew was amazing. Bella and Pedro Non capirà perché i problemi di Last of Us 2 è tutto tranne l'inizio. They're so perfect. Ma non l'ho giocato ancora The Last of Us 2, lo devo giocare. Neanche a te è piaciuto The Last of Us 2, Nix? It's like Domanda sincera, dimmi. It's like the characters coming to life, but it's so much more than that. I feel like I can't fully explain it, but I am so excited to be a part Personaggio preferito nel primo capitolo? Just I can't wait to see it. I think it is going to be so good. It's I love the story. I love just being a part of I'm so excited. A te è piaciuto, ok. The fact that you guys are going to be in it and undisclosed roles. I'm so fascinated how it's going to sort of bob and weave and you know, are these characters we know from the game that they're playing? New characters? Can you tell us anything? Stavo per dire Joel, solo che Joel, senza fare spoiler del primo The Last of Us, ma solo che Joel alla fine mi è stato qui. Let's talk about what was on Twitter earlier. Per quanto lo today. capisca. Lots of talk about, Quindi really what's happening is it looks like you guys are remaking Forselli. the original game, and this is like a ground up remake, is that right? Cioè, bene o male mi sono piaciuti più o meno tutti i personaggi. Non ne ho proprio uno preferito a pensarci, però Forselli, se dovessi dire una cosa. Ha dei problemi? Non da cavarsi gli occhi, appunto. Ok, ok. Alright, let's take a look at the Last of Us Part 1. Le cose belle non le capisce. So why'd you leave Boston? No, è bellissima, la scena è bellissima, tutto quello che succede è bellissimo. È che a me non sono d'accordo, tutto qui. Sì, ragazzi. Il settembre esce. E non lo posso dire, se no farei spoiler. Non voglio fare spoiler del primo The Last of Us qua. Soprattutto quando stanno facendo vedere il remake del primo The Last of Us. Can it? Once upon a time, I had somebody that I cared about. And in this Ok, world, insomma, that's good ok. for one thing. Ci può stare. Get you killed. Quando lo giocherò tiro. I can take care of myself. How many close calls have we had? I get into trouble down there. You make every
shot. Count. I got this. Ne parliamo alla fine della live. No, alla fine della live, alla fine della sezione. Allora, io onestamente non capisco il senso. Ah, esce pure su PC, esce pure su PC, c'era scritto also in development su PC. Esce pure su PC. Yeah, we hadn't seen that yet. Allora, io onestamente non capisco il senso di fare il remake del primo The Last of Us. A parte i soldi. Però è bello. Buono. Però io onestamente non capisco il senso di farlo. And kind of like retargeted on these new rigs that have a lot more fidelity, and then the animators went back and We're studied. seeing side by sides here just how much it has changed, that you went and you redid the models and rebuilt everything. Everything was rebuilt from the ground up. Same art director, re-art directed the whole thing from the Adesso è un remake? Sono d'accordo, Zago, secondo me non era necessario, cioè necessario no. Però è The Last of Us, attira. Esce su PC, quindi ottima cosa che esce su PC pure. And that's just like one of the things we could talk about, like this brand new AI, like all the combat is redone. Just the fidelity of everything. No, hanno fatto la remastered, hanno fatto, non il remake, la remastered. Knowing because of the show, because they're all new players for PS5. Ho il pisellino duro? Esce su PC, sì, c'è scritto che era anche in sviluppo su PC. Amazing. Well, now you guys get to replay. I mean, when was the last time you guys played the game? I actually played it again just to refresh my memory before working on the show. I was just a glutton for punishment, and I went straight from playing part 1 straight into part 2. And so the last time that I played literally would have been 2 years ago, since we're celebrating the anniversary of part 2 coming out. So I mean, it looks like I'm definitely going to be up for another playthrough with this. I can't wait to go back, because you guys did such an amazing job on that original game. It's really, when you play it, when you see it in motion, it's really night and day from what it used to be. I imagine that, think of The Last of Us 2 combat, but kind of that back in The Last of Us 1. Well, it's the whole, comunque esce il primo The Last of Us su PC, esce pure il secondo su PC. Ma alla fine ci sta, cioè Sony sta puntando a portare ogni tot le sue esclusive anche su PC dopo un po' di tempo. Quindi insomma va benissimo, è un'ottima cosa. Più persone possono giocarlo e più guadagna Sony. Io sono davvero contento di questa apertura di Sony al mercato PC. Still making games. I haven't given up my day job. Ma non Bloodborne, no, Bloodborne no. Bloodborne no, ci faranno soffrire per sempre, ma Bloodborne non lo porteranno. Reazione, no, sono contento, non è che sono sonaro. Meglio che arriva la roba su PC, cazzo. Più soldi per Sony e più gente può giocare. Bloodborne piacerebbe un sacco, mamma mia, lavorerebbero un sacco di giocatori PC. Ok, questa era la bomba finale. Ci sta, me l'hanno spoilerata questa qua, però non fa niente. Però, ripeto, non capisco il senso, però va bene. Non ho nulla contro il remake di Last of Us 1. And then the Devolver Digital Showcase. Tomorrow, we've got Netflix Geeked Week, which I'll be co-hosting. Biazza che ha perso il coce di Bloodborne. Sì, era la bomba finale questa. And then finally Sunday, it's the Xbox and Bethesda Game Showcase. You can stream them all at summergamefest.com. As for me, I'll see you again in August when we are back live in Cologne. Fa la Gamescom il 23 agosto. On August 23rd. And then the Game Awards will return in December live from the Microsoft Theater in Los Angeles. And finally, I'm excited to share that Summer Game Fest will quando è finita. Non ti sei perso tanto, Davide, onestamente. Non è stato un grandissimo evento, onestamente. Thanks for being a part of Summer Game Fest. And remember, there are more events and announcements to come. Sicuramente 100.000 volte meglio di quello di ieri, però insomma, considerando che è il Summer Game Fest, insomma. Abbiamo finito anche col Summer Game Fest.